Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono qui, nella nostra narrazione. Prima di entrare nel vivo, ricordatevi di iscrivervi e di condividere questo video con chi ama seguire ogni battito del cuore del mondo dello spettacolo. Grazie di cuore, perché stasera c'è un fermento che non possiamo ignorare. L'ambiente dello showbiz mormora senza sosta sul gesto più discusso dei giorni recenti. Una scelta che arriva come un colpo di scena nella vita di Can Yaman. Si sussurra che Can Yaman abbia deciso di lasciare la casa in cui ha vissuto per un periodo importante, spinto da un bisogno chiaro: mettere distanza tra sé e i ricordi della storia con Demet Özdemir. Una decisione maturata non all'improvviso, dicono le voci più vicine all'attore, ma covata lentamente, tra giornate cariche di impegni e notti silenziose in cui i pensieri hanno trovato la loro strada. Can, raccontano, desiderava aprire un capitolo nuovo e alleggerirsi di quelle tracce emotive che, stanza dopo stanza, gli ricordavano ciò che era stato. La casa che li aveva accolti in quel periodo fatto di set intensi e di ritorni all'alba, di risate attorno a un tavolo con gli amici e di progetti sussurrati sottovoce, si era riempita di istanti preziosi. Eppure, più passavano i mesi, più ogni angolo sembrava custodire un eco insistente. Le foto, i piccoli gesti di routine, quell'ordine pensato per due, tutto era diventato un richiamo che non lasciava riposare il cuore. Così, lontano dai riflettori, Can avrebbe confidato a pochi: cambiare luogo non era un capriccio, ma una necessità per ripartire davvero. Il trasloco, raccontano, non ha alzato polveroni. Nessun clamore, nessun passo di troppo davanti alle telecamere. Can Yaman avrebbe scelto la via più discreta. Muovere gli oggetti poco alla volta, prendersi cura personalmente di ciò che voleva portare con sé, non lasciare indietro ciò che poteva riaprire ferite o accendere malinconie. La priorità era ricostruire un ordine che parlasse al presente, non al passato. E a pochi, in confidenza, avrebbe detto che questo è il suo tempo: spazio per sé, silenzio per guarire, e un orizzonte da ridisegnare con pazienza. Nel frattempo, Demet Özdemir mantiene la sua linea elegante. Nessuna parola fuori posto, nessuna intromissione. Si concentra sui suoi progetti, sceglie il lavoro, preferisce custodire la propria vita lontano dal chiacchiericcio. Si dice che, dopo la separazione, entrambi abbiano imboccato una strada fatta di distanze prudenti e di scelte misurate, come due professionisti che sanno quanto sia prezioso ritrovare un equilibrio. E nella mappa di quelle scelte, il trasloco di Can appare come il segnale più chiaro. Un saluto rispettoso al passato, un gesto concreto per guardare avanti. Di quella nuova casa, le indiscrezioni parlano con una curiosità quasi tenera. Un ambiente più sobrio, quasi minimalista, con un'attenzione ai dettagli che invitano alla quiete. Toni caldi ma non invadenti, spazi ariosi, poca confusione, una luce che scivola morbida sulle superfici. Gli amici più stretti avrebbero confidato che per Can non è solo un tetto. È un luogo di cura, un rifugio scelto per respirare meglio tra un set e l'altro, per tornare a sentire che ogni giorno nasce da zero. E lui, tra una scena e un copione, sogna di trascorrere più tempo lì, farsi ospite della propria pace con un rispetto nuovo. I fan, come sempre, vedono e sentono. C'è chi parla di coraggio, chi lo interpreta come un gesto maturo, chi ringrazia in silenzio per questa lezione di misura e di dignità. Nel frastuono del gossip, qualcosa resta limpido. Can Yaman sembra davvero deciso a lasciare che i segni del passato si dissolvano, per permettere al futuro di farsi strada. E allora cresce la domanda che tutti si pongono: quale direzione prenderà, adesso, il suo cuore e la sua carriera? Le voci garantiscono che lui sappia già cosa fare, non voltarsi più indietro, e aprire il portone del domani con mano ferma. Le cronache di spettacolo, in queste ore, rincorrono un unico filo. Si dice che il passo sia stato ormai compiuto. Can Yaman avrebbe lasciato la casa dove ha vissuto a lungo, perché i ricordi con Demet Özdemir erano diventati un fiume che scorreva senza tregua. Non un impeto, ma una scelta maturata a lungo, quasi come si affila uno strumento prima di usarlo. Ha voluto un nuovo inizio, e lo ha voluto davvero, fino in fondo, con la testa e con il cuore. Cercava aria. Cercava luce, cercava il suono di un luogo che non avesse memorie appese alle pareti. Sin dagli inizi, la storia tra Can Yaman e Demet Özdemir aveva acceso la fantasia di tutti. Nata in un progetto condiviso,
Era uscita dal set con la naturalezza di chi scopre che la realtà può somigliare alle scene più belle. C'era il ritmo serrato dei giorni di lavoro, c'era la complicità, c'era la casa che a poco prendeva la forma dei loro gesti. Gli amici erano diventati una famiglia allargata, i piani per il futuro si intrecciavano alle agende. Ma il tempo, spesso, aggiunge peso alle giornate, e in quell'intreccio di successi e impegni, le differenze e la pressione hanno spinto i due verso strade distinte. Le ultime settimane sono state un susseguirsi di sussurri. Si parla dell'emozione con cui Khan avrebbe accolto il silenzio della nuova casa, del sollievo di un cassetto vuoto, di un corridoio senza ombre. Gli addetti ai lavori interpretano la sua decisione come l'indizio più limpido di un desiderio di rinascita. Niente strappi, niente proclami, solo la fermezza di chi sa che, per guarire, a volte basta cambiare panorama. E i riflettori, per una volta, non servono. Si racconta che Khan abbia organizzato tutto con la discrezione di chi difende il proprio perimetro come un bene prezioso. La loro chimica, agli esordi, era stata una calamita. Sul set ogni sguardo brillava, ogni battuta trovava una risonanza speciale. E fuori, la vita aveva seguito quel ritmo. Giorni densi, scorci di intimità, una casa condivisa come segno di una promessa. Poi sono arrivati il tempo, le responsabilità, la crescente attenzione del pubblico, e quel continuo alternarsi di attese e partenze. Le aspettative personali hanno bussato alla porta, e non sempre hanno trovato la stessa risposta. Così una distanza è cresciuta, prima silenziosa, poi evidente, e con quella distanza la scelta dolorosa che tutti conosciamo. Dopo la rottura, Khan sarebbe rimasto ancora in quella casa, cercando di misurare la vita correndo tra un ricordo e l'altro. Ma ogni oggetto, ogni spigolo pareva una piccola puntura di nostalgia. Avrebbe confidato, a chi gli è più vicino, che così era difficile andare avanti. Il passato non faceva spazio al presente, e lui voleva cambiare questa regola segreta. Da qui la decisione, chiudere le scatole, selezionare, alleggerire, fare un passo. E quel passo è stato un trasloco pensato, curato, quasi silenzioso, perché certe rivoluzioni hanno bisogno di quiete. Si mormora che il processo sia stato metodico. Pochissime persone coinvolte, tempi studiati, attenzioni minuziose per non richiamare l'attenzione delle telecamere. Khan voleva che la sua vita privata restasse tale, e perciò ha preferito un percorso rapido, quasi invisibile. Ha impacchettato ciò che contava, ha salutato ciò che non serviva più, ha scelto di non trascinare l'addio oltre il necessario. A chi ha chiesto come si sentisse, avrebbe risposto con parole semplici. È il momento di creare spazio, di curare la mente, di lasciare respirare il cuore. Sul fronte opposto, Dimet Özdemir resta un enigma elegante. Nessuna dichiarazione fuori tempo, nessuna frase che alimenti la favola o la polemica. Solo lavoro, disciplina, e quella grazia che il pubblico le riconosce. Anche questa è una scelta, un modo sobrio di proteggere ciò che resta, e di non invadere il cammino altrui. Dietro le quinte, si dice che entrambi abbiano deciso per una distanza matura, calibrata passo dopo passo, per ritrovarsi interi, ciascuno nella propria traiettoria. Intanto, la nuova dimora di Khan comincia a parlare la sua lingua. Mobili essenziali, linee pulite, pochi colori ma posati nei punti giusti. Una finestra grande che accoglie la luce del mattino, una cucina ordinata, un salotto che invita a sedersi senza pensare. È l'immagine di un equilibrio cercato con cura, un invito a fermarsi, a riconoscere il proprio passo. E più lui vi si ambienta, più cresce la sensazione che quel posto non sia un semplice indirizzo, ma una promessa, nessun fantasma, solo possibilità. Nell'industria, molti leggono questa scelta come un messaggio. Un addio senza colpa e senza rumore, un modo per voltare pagina senza calpestare ciò che è stato. E sullo sfondo resta una domanda che intriga. Cosa verrà adesso? Nuovi ruoli, nuove sfide, forse nuove sorprese anche fuori dal set. Ciò che sembra certo è l'intenzione di Khan Yaman di difendere i confini della sua serenità, di non lasciare che le ombre definiscano i suoi prossimi passi. E questa determinazione, ai fan, piace moltissimo. Si racconta che i primi giorni nella nuova casa abbiano avuto il sapore dell'inizio vero, un suono che cambia, una porta che cigola in un modo diverso, un odore che non appartiene ai ricordi. Khan avrebbe trascorso ore in silenzio, sistemando, ascoltando il ritmo del luogo, prendendo nota di come la luce disegna i pomeriggi. Sono dettagli,
ma i dettagli fanno la differenza quando si ricomincia. E lui lo sa, forse meglio di chiunque altro. Perché ricostruirsi è un'arte lenta, fatta di cura e di pazienza. Gli appassionati non smettono di commentare, ma con rispetto. C'è chi sottolinea la coerenza di questa scelta, chi la definisce un atto d'amore verso se stesso, chi intravede una nuova stagione anche professionale. In tutto questo, il nome di Demet Özdemir rimane presente ma lieve, come accade quando una storia importante chiede di essere custodita, non sfruttata. È un equilibrio raro nei racconti del gossip e proprio per questo, forse, colpisce di più. I rumor più insistenti confermano che ogni fase del trasloco sia stata pianificata per evitare lentezze emotive. Niente tempi morti, nessuna sosta su oggetti destinati a farsi rimpianto. Il proposito era chiaro: chiudere una porta con gentilezza e non restare a guardarla troppo a lungo. Un'immagine che, da sola, racconta il carattere di Can Yaman in questo momento. Concreto, misurato, pronto a riconoscere i propri limiti e a proteggere ciò che conta. E adesso, eccoci al punto. Se questa scelta appare come un atto pratico, in realtà è il gesto simbolico di un percorso più grande. Non si tratta solo di cambiare indirizzo, si tratta di cambiare sguardo, alleggerire il passo, non lasciare che la memoria decida il ritmo del presente. Chi lo conosce bene dice che Can abbia ritrovato la voglia di stare, di ascoltare, di costruire con calma. E forse è proprio questo che rende la notizia così potente. Nei piani del cuore, i dettagli contano più dei proclami. Qui si chiude il nostro racconto di oggi, ma non la storia che continua a scorrere. Se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e di condividere questo video con chi sogna e vive insieme a noi le emozioni delle stelle. Restate con noi. Il prossimo capitolo, ve lo promettiamo, ha già iniziato a scriversi, e noi saremo qui per raccontarvelo, attimo dopo attimo, con la stessa cura e la stessa passione di sempre.